Amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi faccio vedere la completa fioritura delle Phalaenopsis in fibra di cocco. Questo è stato un po' il mio primo inizio con la fibra di cocco pura. Vi faccio vedere queste fioriture che oramai vanno avanti da parecchio, da qualche mesetto, guardate che cespuglio di fiori che hanno, guardate che meraviglia. Allora, si sono disposte in natura, guardate, si sono disposte in questa maniera, non perché ce le ho messe io forzandole, ma semplicemente perché il ramo cade. Il ramo cade perché l'orchidea, la Phalaenopsis, sta girata come lei preferisce stare in natura, quindi sta tutta quanta buttata fuori dal vaso, vedete? Vedete, le radici stanno dentro, ma lei sta completamente girata su un lato, come quella, sta completamente girata su un lato, sta completamente girata, e quindi dentro ci sono solo le radici, lei sta pressoché fuori, se guardate anche l'altra là. Allora, la fioritura è meravigliosa, è a cascata, a grappolo, no? Tante volte quando vedete i video qualcuno ce le dispone in questa maniera per fare più un effetto scenico, ma queste si sono disposte da sole perché sono pendenti automaticamente da sole, hanno scelto di pendere in questa maniera. Questa non riesce ad aprirsi perché sta nascosta sotto. C'è questa qua sotto che non riesce ad aprirsi, ma poi si aprirà, vediamola, eccola qua, sta nascosta qua, vediamo se riusciamo a farla aprire, è un po' complicato, però in qualche modo si aprirà. Guardate che meraviglia di disposizione che prende in natura proprio lei, di disporsi in questa maniera simmetrica, sembra un quadro. Penso che se l'avessimo fatto in maniera artistica non sarebbe venuta in questa maniera. Questa sta completamente nascosta, però in qualche modo faremo per tirarla fuori. Queste lo stesso si sono disposte da sole, guardate che meraviglia. Vi faccio vedere le radici che sono belle, attive, verdi, funzionano come radici, vedete, guardate. Le radici ci sono, la fibra di cocco, nonostante che se è bagnata diventa parecchio zuppa, ma asciuga, qui è asciutta, diciamo che sto vaso ha dei punti in cui è abbastanza asciutta, vedete? Guardate, vi faccio vedere quest'altro, ecco qui sotto è asciutta completamente e lo stesso, guardate, le radici sono praticamente hanno bisogno di essere bagnate nonostante che è in fibra di cocco, vedete qui è asciutta, sotto è asciutta. È bagnata in qualche punto, è bagnata a macchie, però vedete che questa praticamente la radice è argentea e quindi nonostante che in fibra di cocco andrebbe ribagnata. Se guardate l'altra laggiù, lo stesso, vedete? Questa ha un pochino più di radice verde, quindi evidentemente un pochino più acqua ce l'ha. Adesso vi faccio vedere, guardate che meraviglia di disposizione di fiori. Sono fioriti nonostante che hanno, vedete, qualche punta, c'è qualche punta vecchia, qualche segno di età su queste foglie ci sono, ma guardate che queste sono, se vedete questa che ha dei segni gialli, questa è una foglia basale, quindi questa è una delle più vecchie, non c'è da preoccuparsi se vedete il giallo, vedete? Questa qua sotto pure è gialla, ma è una foglia basale, una di quelle sotto che poi se va via quasi ci fa un piacere perché vedete che sta spingendo per uscire qualche radice, quindi se vedete il giallo sulle foglie finali state tranquilli perché non è assolutamente un segno di problemi. Questa lo stesso è una foglia finale che se va via aiuterà poi le radici a venire fuori. Vi faccio vedere che sotto, guardate, ci sono, vedete, ci sono le radici, sono qua, eccole qua, sono argentee nonostante che è in fibra di cocco, quindi significa che un pochino più acqua la possiamo dare. Qui è completamente asciutta, se vedete, completamente asciutta la fibra di cocco, lo riconoscete dal colore perché questa è chiara e quando è bagnata diventa scura, guardate là, vedete, lì è bagnata, la radice è verde,
e qua è asciutta e la radice è argentea. Il gioco è questo, questa ha bisogno di acqua, quella no, perché è scura. Questo era il keiki che ho salvato, abbiamo fatto il video, il keiki che ha finito la fioritura, possiamo scegliere se tagliarlo o se lasciarlo lì. Vi volevo far vedere, allora guardate, non vado alla ricerca dei segni particolari, allora la foglia ha questo segno qui, la foglia ha questo segno qua, ma io ho questo grandissimo risultato, quindi diciamo che la pianta è in salute, si vede dalla fioritura. Guardate, vi voglio far vedere un'orchidea apparentemente problematica perché abbiamo questo segno qui di un qualche batterio, batteriosi. La foglia questa non lo ha, quindi ha avuto un problema o una freddata o qualcosa è successo per cui la foglia ha queste due situazioni qua e anche su questo stelo ha questa situazione. La radice però è attiva, vi faccio vedere, nonostante che avete una pianta in questa condizione, se noi tiriamo su, guardate qua sotto, guardate quanti fiori, quanti boccioli, quindi tante volte vedete lo stelo, quello problematico, non ha fiori, poi lo taglio, lo tagliamo qua giù. Però nonostante che la foglia sia così, tante volte uno si allarma, dice che cosa gli posso fare, beh qualcosa ha avuto la pianta, però credo che tutto questo mix di fiori che sta tirando fuori è la dimostrazione che la pianta riesce in qualche maniera ad autoripararsi, autogestirsi. Certo che se diamo trattamenti e poi non sappiamo neanche darli, forse facciamo peggio. Diciamo che la pianta riesce a sopportare questi periodi di stress e a sopportare questi periodi anche di malattia, un po' come noi abbiamo preso un'influenza, però ancora siamo vivi. La stessa cosa capita anche a loro. Io scelgo di non trattare perché lascio che la pianta abbia i suoi meccanismi di ripresa, di ripresa totale. Guardate qua, guardate che fioritura, che spettacolo. Allora, oggi se dovessi cominciare da capo, questi sono i miei esperimenti in fibra di cocco. Se dovessi cominciare da capo aggiungerai perlite perché aiuta ancora di più ad ossigenare le radici, nonostante che in fibra di cocco pura abbiamo buoni risultati. Se dovessi svasarle, se dovessi fare qualche cambio, oggi metterei anche la griperlite. Ma guardate che quantità di fibra di cocco, che vaso grande che è, nonostante tutto la pianta sta bene. Quindi vi faccio vedere un po' dopo mesi i risultati del lavoro che uno fa. Adesso mi sono incaparbito con questa fiore che non riesce a aprirsi, però in qualche maniera ci devo riuscire. Vabbè, lo farò dopo, se no vi faccio perdere tempo. Allora, lo spettacolo c'è, anche quelle più disastrate, se avete tempo, recuperano loro. Questa è la dimostrazione, foglia malata e pianta con una quantità di boccioli. Allora, la mia esperienza è che in fibra di cocco sono riuscito ad avere delle fioriture pazzesche. E poi, come sempre succede, lo vedete fare da qualcun altro e a noi non capita e viceversa, vedete qualcuno che mette in sfagno e poi lo facciamo noi. Ecco, questo è quello che mi è successo a me personalmente, ve lo faccio vedere. Adesso darò un pochino d'acqua giusto per compensare un po' quelle parti asciutte che vi ho fatto vedere. Sono bellissime, anche se sono degli ibridi molto semplici, ibridi commerciali che troviamo nei garden vicino a casa, però sono belle. Sono belle. Questo diceva qualche professionista che non c'è una foglia uguale all'altra, un disegno uguale all'altro, perché sono ibridazioni che hanno portato ad avere questi spettacoli di riuscita, spettacoli di fioritura. Ogni fiore, vedete, ogni foglia è diversa. Questa c'è una macchia qui, questa ce l'ha là, qui ce n'ha due. Sono degli incroci fatti che poi sono scappati fuori queste caratteristiche qui, vedete? Guardate, questa qui ha due puntini qua, questa ce l'ha separati, ce l'ha in un'altra maniera. Ogni foglia è diversa, ha un disegno che è diverso, mentre questa, vedete, la sfumatura è sempre la stessa su ogni tipologia. Guardate.
Bene, questo qua è gigantesco, per fortuna che le ho legate con dei ganci, se no sarebbero cadute, perché la quantità di fiori è un grappolone di fiori pazzesco. Bene, grazie di avermi seguito, vi ho aggiornato. Questa evidentemente ne ha fatti solo due, come per dire accontentati, e io mi accontento, per carità. Guardate che meraviglia di fioritura. Bene, a presto, grazie di avermi seguito.